Il prossimo tutorial tratta del trasferimento dell'emulsione su carta nobile o su altri materiali. Quello che stiamo per vedere è valido per tutte le pellicole Impossible, sia colore che bianco e nero. Noi prendiamo un'immagine scattata da almeno 2 giorni, deve essere seccata perfettamente l'emulsione. Dopodiché andiamo ad eliminare la parte anteriore della pellicola e stacchiamo il positivo dal negativo. Eliminiamo il negativo, teniamo il positivo. Io, per aiutarmi a non sporcare ovunque, metto un foglio sotto, dopodiché prendiamo una spugna, la immergiamo in una bacinella di acqua fredda e la asciughiamo molto bene. Poi con un normalissimo detergente sgrassante per i piatti ne utilizziamo appena una goccia. Emulsioniamo il detergente sulla spugna e andiamo a pulire il retro della pellicola. Come vedete, tendiamo a non aggiungere acqua. Questo procedimento farà diventare trasparente la nostra Polaroid. Fatto questo, in una seconda bacinella andremo a mettere acqua calda a circa 40-50 gradi. Questa è un po' più calda. Mettiamo la Polaroid. Come vedete, chiedo scusa, ho salvato l'esterno dell'immagine. Possiamo fare lo stesso procedimento in maniera più semplice, volendo, rifilando l'immagine a filo del frame bianco. Rifiliamo completamente l'immagine, separiamo positivo e negativo, nuovamente puliamo la spugna, aggiungiamo la nostra goccia di detergente per i piatti. Mi raccomando, detergente sgrassante, perché un normale sapone non fa questo effetto, e andiamo a lavare la nostra pellicola. Di nuovo abbiamo un'immagine trasparente che andiamo a posizionare dentro l'acqua. Dentro l'acqua andremo anche ad inserire un vetro. Questo vetro è stato tagliato al triplo della dimensione di una Polaroid, in quanto l'immagine messa in acqua calda dilata di circa il 20-30%. Lo mettiamo nell'acqua calda assieme alle pellicole. Per quale motivo? Per evitare lo shock termico. A questo punto andiamo delicatamente a staccare il bordo della pellicola con le dita. Operazione resa molto facile dalla temperatura che ha raggiunto. Una volta controllato che sia perfettamente staccata su tutti i lati, riportiamo la pellicola in temperatura, prendiamo un nuovo supporto, in questo caso è una carta d'acquerello 300 grammi, e recuperiamo insieme vetro e pellicola. Stando attenti ad appoggiare sul vetro la stessa parte che era appoggiata sulla pellicola, andiamo con le dita a stendere una volta stesa, ruotiamo e abbiamo tutto il tempo e la calma per poter controllare che la pellicola sia stesa bene. Dopodiché applichiamo sul nostro foglio, esercitiamo una leggera pressione e vibrazione e scegliamo un unico punto di uscita per il vetro. Ed ecco che abbiamo trasferito la nostra immagine su carta cotone 300 grammi. Lo stesso espediente, ora liberiamo questo foglio, lo stesso espediente lo possiamo realizzare con l'immagine al quale abbiamo rimosso il bordo esterno. Anche in questo caso la stendiamo. Se rimangono delle parti che si sono sovrapposte, possiamo semplicemente aiutarci con l'acqua
ed ecco che queste parti si stendono perfettamente. Fatto questo, nuovamente giriamo, ci posizioniamo, premiamo, esercitiamo una leggera vibrazione ed estiriamo via il vetro. La differenza tra le due immagini è che una ha ancora l'esbordo di emulsione originale, questa invece non ce l'ha più. Questo procedimento può essere realizzato non solo su carta cotone, quindi oltre al classico lift off che abbiamo appena visto, possiamo lavorare su lamina di metallo sia in colore che in bianco e nero, ottenendo degli effetti di rifrazione molto particolari, oppure lasciare libera la fantasia. Per esempio in questo caso è stata liftata una pellicola in bianco e nero su di una pellicola a colore.